tutti gli esseri viventi sono alla ricerca di una cosa soltanto, la felicità. Solo che la realizzano, o almeno pensano di realizzarla, in molti modi diversi. Per esempio, per un albero che si trova in un bosco, la sua massima felicità è avere dei rami che ricevono la maggiore quantità di luce possibile. Si protende verso l'alto, cerca di andare al di sopra di tutti gli altri alberi del bosco. Per una pecora che bruca è trovare erba sempre più tenera e sempre più abbondante. Così anche gli uomini ricercano la felicità in molte forme diverse, ma quando l'hanno realizzata solitamente si accorgono che questa apparente felicità sfugge loro di mano. Perché? Perché il segreto sta in questo. L'autentica felicità, hanno sempre detto tutti i massimi maestri dello spirito, si può trovare solo ricercandola dentro di noi. Quando l'abbiamo trovata dentro di noi, allora la felicità non è più condizionata da qualche cosa di esterno. È una sorgente che zampilla interiormente per sempre. Per questo il grande maestro Kirpal Singh diceva: ogni gloria e ogni bellezza si trovano dentro di voi. E riecheggiava un po' la frase del Buddha di molti e molti secoli passati. Diceva il Buddha: chi conosce se stesso trascende nascita e morte, si porta al di sopra delle vicissitudini di questo mondo e trova l'autentica conoscenza, quella che porta alla vera beatitudine. Una volta c'era un giovane che aveva ereditato una vecchia casa da un parente. Si trattava di una casa di poco valore. Questo suo parente aveva condotto una vita modesta, vivendo dei suoi umili guadagni. Ecco che quando questo giovane ricevette questa casa di poco valore in eredità, decise di ristrutturarla e di rimetterla a nuovo. Così vennero fatti diversi lavori. Ecco che nell'abbattere un tratto di muro uscì fuori uno scrigno. Aprì questo scrigno, era pieno di gioielli di un valore straordinario. Disse: guarda, questo mio parente ha vissuto sempre nell'indigenza e non si era accorto di avere nella sua stessa casa un tesoro che avrebbe potuto cambiare radicalmente la sua vita. Così questo tesoro si trova dentro di noi. Quando lo scopriamo, la nostra vita cambia completamente. Così i maestri ci dicono: o uomini, voi ricercate la felicità al di fuori del tempio del vostro corpo, cercatela interiormente, è lì
che la troverete. L'uomo è molto indaffarato in questo tempo, ma in che cosa è indaffarato? In attività che riguardano eminentemente il suo corpo fisico, il suo benessere fisico, talvolta anche il benessere della propria mente, ma non sono in grado di trovare lo spirito divino che è dentro di loro, la cui scoperta, la cui conoscenza li renderebbero veramente felici per sempre. Così gli uomini vanno a cercare Dio nei templi, nei luoghi di culto delle varie religioni, fanno lunghi viaggi per recarsi in pellegrinaggio. Ma l'autentico pellegrinaggio, dicono i maestri, può essere fatto esclusivamente dentro di noi. Naturalmente, i luoghi di culto, i luoghi sacri, sono un primo gradino verso la ricerca di Dio, ma possiamo fare l'autentico pellegrinaggio solo quando impariamo a scrutare dentro di noi. Allora possiamo fare dei meravigliosi pellegrinaggi senza muoverci di un metro. Perché? Perché quando il Maestro riversa su di noi la sua grazia, allora risplende dentro di noi la luce divina. L'occhio dello Spirito viene aperto e possiamo contemplare la manifestazione della divinità, vedere la sua luce, ascoltare la sua armonia onnipervadente. E allora, entrando in contatto con Dio, sviluppiamo quella caratteristica che tutti gli esseri viventi, in definitiva dalla monocellula all'essere umano, che è quello più elevato della creazione, vanno cercando. Autentica felicità, ma non la felicità di qualche istante, una felicità che sia davvero imperitura. Allora quando abbiamo trovato Dio dentro di noi, Dio che cos'è? È beatitudine cosmica, è infinita, senza opposto, senza termine. E finalmente abbiamo trovato il nocciolo autentico della ricerca. Così vedete, l'uomo di oggi manca di autentici ideali e allora si dà a ricercare questa felicità apparente in molte cose illusorie, nel denaro, accumulandone il più possibile, nel potere, cercando quelle cose che gli danno più capacità di dominio sugli altri, nel piacere, che è una cosa che va e viene, che non può essere trattenuta. Oppure si dedicano a costruire la propria fama in questo mondo, il proprio buon nome. Si sforzano di apparire. E Internet al giorno d'oggi ne dà un'illusione davvero apparente. Tutti cercano di avere un'immagine da
proiettare verso gli altri, verso il mondo, ma è un'immagine solo apparente. È importante quello che siamo, non quello che sembriamo. Così l'essere umano è legato al piano fisico, al piano dei sensi, perché è l'unico mondo che conosce, non è in grado di scandagliare mondi più elevati, mondi più perfetti. Così il maestro cosa fa quando chiama a sé uno spirito? Gli dà un assaggio di un mondo più beato, più luminoso, più attraente, più armonioso. E quando l'ha assaggiato, allora finalmente può fare un paragone, un paragone naturalmente che non regge veramente, che non ammette dubbi. Una volta c'era un contadino, mangiava solo quello che gli dava la sua terra, cibi molto semplici, polenta, un po' di pane, verdure. Ecco che un suo amico era diventato cuoco del re. Ecco che un giorno lo invitò alla cucina della regia, dice: vieni a trovarmi, ti farò assaggiare qualcosa dei cibi reali. Ecco, questo contadino andò a trovarlo. Gli vennero serviti i cibi stessi che il cuoco preparava per la mensa del re. Questo contadino rimase estasiato. Divorò questi cibi meravigliosi. Alla fine disse: mi sono accorto di una cosa. Fino a questo momento io avevo mangiato solo della spazzatura. Così quando noi scopriamo la beatitudine divina dentro di noi, per mezzo della meditazione, aprendo l'occhio e l'orecchio del nostro spirito, ci accorgiamo che in realtà tutti quei piaceri che avevamo provato fino ad ora erano più simili ai dolori, erano attaccamenti più simili ai dolori che non ad autentiche gioie. E allora ci poniamo in cammino, come dicono appunto le scritture. Una volta che hai trovato la strada, alzati, mettiti in cammino e non fermarti mai fin quando non hai raggiunto la meta. Così che cosa diceva il Cristo? C'è una frase fondamentale che abbiamo ripetuto varie volte. La lampada del corpo è l'occhio. Quando il tuo occhio diventa singolo, tutto il tuo corpo si riempie di luce. Ma questa frase ne faceva seguire un'altra ancora più importante. Ma se il tuo occhio è nelle tenebre, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. E allora quanto grande sarà la tua oscurità. Purtroppo ci sono 7 miliardi di persone che giacciono nelle tenebre più assolute. Non hanno mai aperto l'occhio del loro spirito.
E questa è la vera cecità, hanno sempre detto i maestri. Non è possedere occhi che non vedono. L'autentica cecità è non avere mai aperto l'occhio interiore. Così il maestro è paragonato a un abile oculista che con un'operazione chirurgica toglie la cataratta che oscura l'occhio del nostro spirito, quel velo che la maglia, l'illusione che offusca la comprensione di tutti gli uomini di questo mondo a posto davanti all'occhio del nostro spirito. E allora quando il maestro ci dà un'esperienza, fin dal momento dell'iniziazione, di come aprire il nostro occhio interiore o terzo occhio e ricevere un raggio della luce divina, e allora diventiamo degli autentici conoscitori del mondo dello spirito. Così il maestro apre anche il nostro orecchio interiore, ci fa ascoltare qualche nota della sinfonia divina e questa musica ci guida alla sua sorgente, che è nei piani più elevati della creazione. Allora veniamo infallibilmente ricondotti a casa da questi due compagni di viaggio, la luce e il suono celestiale. Tutti gli altri compagni che prendiamo in questo mondo, amici, parenti, uomini dotati della saggezza di questo mondo, scienziati, sacerdoti delle varie religioni, ci accompagnano lungo il viaggio per un certo tempo, non ci possono portare alla meta. La luce e il suono divino invece, impartiti dal Maestro, provengono dalla divinità stessa, dal paradiso superiore, e chi medita su di essi è ricondotto a casa infallibilmente. Non c'è un mezzo simile alla meditazione che è chiamata universale, proprio perché ci fa viaggiare attraverso l'universo fino alla meta più elevata, e può essere praticata da chiunque, uomini, donne, giovani, anziani, appartenenti a qualunque religione. Una volta, nel corso delle mie ricerche, entrai in contatto con una scuola spirituale, la quale diceva solo gli uomini maschi possono raggiungere l'apice della conoscenza, le donne possono avere qualche esperienza, ma non a raggiungere la meta finale. Rimasi un po' interdetto. In realtà lo spirito non ha sesso. E attraverso la meditazione sulla luce e sul suono divini, che è chiamata anche meditazione universale, donne e uomini possono raggiungere la piena conoscenza. Solo che quando abbiamo raggiunto un certo livello, quando siamo andati al di là
nel terzo piano, causale o mentale, e allora ci dimentichiamo di avere un sesso, perché siamo identificati col nostro spirito. Naturalmente manteniamo la nostra identità, ma ormai il sesso non rappresenta più una schiavitù, un desiderio e così via. Così, se vogliamo arrivare alla meta, per questo i maestri indicano l'autocontrollo, la continenza come una grande virtù, perché ci pone appunto sul cammino che conduce alla meta finale. Naturalmente anche la castità non deve essere confusa con la repressione. Viene raggiunta per mezzo della regolarità nella meditazione. E attraverso appunto una vita virtuosa. C'era il famoso psicologo Freud, aveva detto che il fine dell'esistenza in definitiva è la sessualità e che praticare la castità poteva anche dare dei disturbi, no? Però nell'ultimo periodo della sua vita ci ricredette. Perché? Perché vedeva monaci, suore, uomini di grande virtù, che vivevano una castità più completa, eppure erano ancora più saggi, no? Delle altre persone. Allora formulò la famosa teoria, no? Che attraverso appunto una vita elevata si può sublimare questa energia, no? Come dicono appunto gli yogi. Gli yogi dicono attraverso l'autocontrollo questa energia diventa ojas, energia spirituale che ci conduce all'autentica conoscenza. Così abbiamo davanti a noi questa meta meravigliosa, a raggiungere la felicità imperitura e completa per mezzo della meditazione. Una volta c'era un pellegrino che stava andando a un santuario. Doveva attraversare un deserto. Aveva con sé una certa quantità di viveri e di acqua. Ecco che per sua sventura perse la strada, perse l'orientamento. Si mise a vagare in questo deserto. I cibi erano terminati, l'acqua era terminata. Ormai aveva poco tempo per vivere, disse fra sé. Ecco che, guardando poco distante, vide in mezzo alla sabbia una borsa. Disse, chissà, questa borsa può contenere dell'acqua. Con l'ultima forza che aveva raggiunse questa borsa. La aprì, era piena di gioielli. L'aveva smarrita qualche carovana. Prese questa borsa, la lanciò lontano, dice, qualche goccia d'acqua forse mi avrebbe potuto salvare la vita. Questi gioielli
per me sono come la morte. Così il nostro spirito che cosa ricerca? L'acqua della vita che dà il Maestro. Ma questo nettare divino, dice Guru Arjan, può essere assaggiato solo alla 10ª porta. Quando noi ci leviamo la 10ª porta, allora possiamo bere a sazietà questo nettare divino. Ma in questo viaggio interiore, naturalmente il potere negativo non smette mai di cercare di portarci fuori strada. Per questo il Cristo diceva: non potete servire 2 padroni, o servite Dio o servite Mammona, il potere negativo. Perché il potere negativo è molto astuto, ha 1000 trappole, ci offre tutti i beni possibili di questo mondo. Nel Vangelo si dice che quando il Cristo si ritirò a meditare nel deserto, il demonio gli offrì il dominio di tutto il mondo, ma non gli poteva offrire l'autentico bene, la conoscenza dello Spirito. Il Cristo lo cacciò via. Così dobbiamo essere ben concentrati in questa ricerca, perché come diceva il Buddha, i disattenti sono già morti. Quando percorriamo le vie del mondo dobbiamo essere ad aria condizionata, diceva Kirpal Singh. Dobbiamo mantenere la rimembranza di Dio, la rimembranza del Maestro. Questo è ciò che ci salva dalle trappole di il potere negativo. Il Cristo lo chiamava il principe di questo mondo, perché sono pochissimi quelli che riescono a sottrarsi alle sue grinfie, con la grazia del Maestro. Così in questi giorni la maggior parte della gente in Italia e anche in altre nazioni sono state confinate in casa. Da domani, almeno in Italia, ci sarà un po' più di libertà, ma chi sono stati i meno sfortunati, o meglio, i più fortunati in questo periodo di confino, di quasi prigionia, si potrebbe dire. Sono stati coloro che avevano una ricca vita interiore, coloro che potevano andare interiormente e entrare in contatto con le manifestazioni di Dio dentro di loro per mezzo della meditazione. Allora, senza muoversi di casa, potevano fare dei meravigliosi viaggi interiori. Vedete, anche i templi
e le chiese, i luoghi sacri erano chiusi. Non si poteva fare nessun pellegrinaggio, no? A Lourdes, a Medjugorje, a Fatima, ma questi fortunati facevano dentro di loro l'autentico pellegrinaggio senza muoversi di 1 metro. Non è la cosa più meravigliosa che esiste. Andare nella casa di Dio senza bisogno di spostarsi, perché l'autentica casa, come diceva San Paolo, è il nostro stesso corpo. Non sapete che siete il Tempio di Dio, perché lo Spirito di Dio abita dentro di voi. Quando abbiamo trovato Dio dentro di noi, allora ce lo portiamo sempre con noi, ovunque si vada. San Paolo diceva di essere felice anche quando era stato imprigionato a Roma, perché aveva trovato il Cristo dentro di sé. Non sono più io che vivo, ma è il Cristo che vive in me. Così quando portiamo con noi continuamente il Maestro, quando ci siamo annullati del Maestro, allora abbiamo la fonte della beatitudine eterna dentro di noi. E questa beatitudine non ci abbandona mai, perché i beni di questo mondo, no? Il denaro, il potere, il piacere, il nostro nome, la nostra fama, ci possono al massimo accompagnare, se va bene, no? Per questa esistenza mortale, ma non li possiamo portare nell'aldilà. Nell'aldilà ci accompagnano solo l'occhio e l'orecchio interiore, quando abbiamo imparato a ridestarli con la grazia del Maestro. E allora la luce e il suono divini, insieme al Maestro stesso, saranno i nostri compagni nel viaggio verso l'infinito e verso l'eterno. Così ci auguriamo che questa prima apertura di domani ci possa condurre e di unirci anche fisicamente il più presto possibile, e che questa calamità, no? Che ha colpito tanta gente cessi il più rapidamente possibile. Ma l'uomo, tornando alle sue occupazioni quotidiane, non dovrebbe dimenticare questo periodo, no? E cercare di fermarsi periodicamente a scrutare dentro di sé per trovare l'autentica conoscenza. Non dovrà farsi di nuovo prendere dagli ottenimenti illusori di questo mondo, ma cercare dentro di sé
la fonte dell'autentica conoscenza e della beatitudine che non ha più termine.